Cila in sanatoria è un termine improprio, bisogna piuttosto dire cila tardiva. Perché viene detta in sanatoria? Perché permette di regolarizzare e sanare delle posizioni, delle situazioni di non conformità degli immobili, però non tutte, anzi non lo scambiate per un condono, non è una sanatoria in senso proprio. Piuttosto, in certi casi, con certi presupposti e requisiti, è possibile regolarizzare appunto con questa procedura. Vediamo però quali sono. Ovviamente anche qui di nuovo fatto salvo eventuali legislazioni regionali più specifiche, soprattutto nelle regioni a statuto speciale, fatto salvo strumenti urbanistici, fatto salvi regolamenti locali e fatti salvi infine tutte le norme di settore, quindi ne prendiamo una, la paesaggistica, ne vogliamo un'altra, i beni culturali, quindi gli immobili soggetti a vincolo storico, architettonico, eccetera. Allora, mettendo la slide, eccola qui, praticamente noi abbiamo la possibilità di presentare una CILA tardiva rispetto all'inizio dei lavori. Chi ce lo permette? Ce lo permette il testo unico per l'edilizia, soprattutto dal combinato disposto degli articoli 6 e 6 bis del testo unico, alla luce anche delle modifiche previste e apportate dal cosiddetto decreto SCIA 2, decreto legislativo 222/2016, nonché le ulteriori norme. Quindi ciò che sto dicendo vale alla data del 19 marzo 2018, quindi può darsi che domattina il legislatore abbia deciso di apportare ulteriori modifiche o comunque sia va visto anche se eventuali leggi regionali nel frattempo abbiano in qualche modo deciso di fare qualche passo più lungo. Magari c'è da porsi il problema se sia o non sia propriamente, come dire, legittimo o se non abbia sconfinato i principi imposti dal testo unico, lo vedremo. Allora, stiamo parlando della CILA tardiva. Tardiva rispetto a cosa? All'effettivo inizio dei lavori. Quindi, nell'altro video relativo alla CILA e alle varianti, ho evidenziato che si sanziona la mancata presentazione, quindi si sanziona la mancata formalità, non la sostanza. Quindi ancora la CILA è tardiva rispetto al mancato adempimento del deposito con tutte le condizioni. Cosa si può fare con la CILA tardiva? Si può regolarizzare le opere in edilizia libera, quindi quelle che però sono soggette alla comunicazione, perché come saprai l'ambito dell'edilizia libera si deve scindere in due parti. Quella che io amo definire l'edilizia libera, cioè quella esentata da tutti i tipi di richieste di permessi, autorizzazioni, SCIA e CILA, apro parentesi, sempre che non si vada in contrasto o comunque nel rispetto di tutte le norme settoriali, come abbiamo detto, chiusa parentesi. E infine il secondo ambito è quello di cui stiamo parlando ora, cioè delle opere che sono soggette comunque alla comunicazione, pur essendo libere, però me le devi comunicare, ti dice il legislatore, le devi comunicare al comune competente. Bene, cosa si regolarizza con la CILA tardiva? Si regolarizza appunto la mancata presentazione, quindi c'è una sanzione pecuniaria che è di 1.000 euro una tantum. Ora sembra un po' una contraddizione, sembra anche molto pesante rispetto alla sanzione minima di 516 euro oggi attualmente vigente in caso di sanzione minima per gli illeciti e le difformità soggette ad accertamento di conformità in sanatoria, quindi perfino per gli illeciti e le difformità che avrebbero richiesto il permesso di costruire o la SCIA. Quindi c'è una certa dissonanza, se mi passate il termine. Quindi questo è il sanzionamento pecuniario, quindi non è amministrativo ma è solo pecuniario, di 1.000 euro per il mancato deposito spontaneo, anche qui, della CILA. Insomma, non è proprio trascurabile. Sono tante e sono poche, si dice in Toscana, però ad esempio
la mancata presentazione di una scila relativa allo spostamento di un tramezzo non portante di un appartamento, insomma, non sono poi, se rapportate a questo, non sono poche come soldi. Bene, regolarizzazione appunto di queste opere. Presentando la scila tardiva si va a regolarizzare appunto una serie di opere, chiamiamole modeste, opere soggette in edilizia libera, e quindi si regolarizza il tutto. Ora, ho una serie di riserve che affronteremo nei miei videocorsi e che affronterò magari brevemente nei prossimi video, vale a dire per le opere presentate prima, per le opere compiute prima dell'invenzione della scila, e quindi anche l'aspetto di un'eventuale prescrizione della sanzione pecuniaria oggetto di questo. Se ancora non lo hai letto, ne parlo anche nel mio blog, che è www.studiotecnicoquagliai.it. C'è un comando cerca, puoi fare le ricerche, puoi fare le richieste come meglio desideri, e in questo blog ho già affrontato questi due aspetti. Ora, un po' anche per concludere, la scila tardiva chiaramente deve essere presentata da un tecnico, diciamo con l'ausilio di un tecnico abilitato, cioè si sta parlando di una comunicazione inizio lavori che è asseverata da un tecnico professionista, quindi il committente deve insieme al tecnico presentare questa documentazione insieme agli opportuni elaborati, li presenta al comune insieme alla sanzione, alla ricevuta del pagamento della sanzione di 1.000 euro, e da quel momento la difformità, chiamiamola lieve, è regolarizzata. Ora sono fatte salve anche le eventuali operazioni di verifica da parte del comune di ciò che è stato presentato, raffigurato e dichiarato in questa pratica. Questo perché? Perché comunque sia al comune spetta sempre il pieno potere di verificare la veridicità o meno di certe dichiarazioni. Ok? Allora, accendiamo a questo punto la slide e vediamo, ecco, questo è il testo unico per l'edilizia. Scendiamo all'articolo, a questo punto 6 bis, che è stato appunto rimodulato e si può dire ristrutturato appunto dal decreto SCIA 2. Ci interessa il comma 5, che è questo. Allora, qui si evidenzia che la mancata comunicazione asseverata, quindi il mancato deposito della scila, comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Nell'altro video ho specificato anche negli aspetti delle varianti come ci si deve comportare, quindi si sta parlando non dei casi delle varianti in corso d'opera e neanche delle varianti finali, cioè non si sta parlando dei casi in cui le opere, l'intervento è in corso d'opera o addirittura è stato appena concluso. Si sta parlando di un'opera che è già stata conclusa magari anche da qualche tempo, e quindi non si rientra in questi casi, cioè non si può aver diritto alla riduzione della sanzione nel momento in cui uno presenta la scila tardiva spontaneamente. La devi comunque presentare spontaneamente, però in quel caso, se non l'hai presentata in corso d'opera, allora c'è la misura massima di 1.000 euro. Quindi con la scila tardiva, e quindi opere compiute, si va un po' a chiudere tutto il cerchio, viene regolarizzato l'immobile, viene regolarizzata la posizione di illecito, di difformità e di non conformità relativo a una certa opera. Quindi se l'oggetto di regolarizzazione è il classico tramezzo non portante in un classico appartamento che non è soggetto a particolari vincoli, restrizioni o limitazioni di sorta, il classico spostamento di 30 cm di un tramezzo, allora viene regolarizzato e quindi l'oggetto spostamento e tramezzo diviene legittimato. Questo non vuol dire che la presentazione della scila voglia in qualche modo regolarizzare tutto lo stato dell'immobile. Questo lo dico, lo so, è una banalità, ma preferisco dire
dirle ed esporle in modalità antiscemo per evitare margini di incertezza, soprattutto verso colleghi o verso magari committenti che fanno delle interpretazioni non corrette, ok? Quindi è per evitare a fin di bene fraintendimenti di vario tipo. Allora, siamo arrivati al termine di questo video. Io ti voglio ringraziare per averlo seguito. Se ti è piaciuto puoi cliccare sul pollicione così, poi se no condividerlo fra amici, professionisti, colleghi. Lo puoi condividerlo anche sul canale YouTube oppure lo puoi condividere anche nelle pagine e nei gruppi Facebook. Puoi anche iscriverti sul mio canale YouTube, così potrai ricevere tutti gli aggiornamenti e le novità sulle prossime dirette e sui prossimi video. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video a questo punto. E ci salutiamo. Altra cosa, prima che me ne dimentichi, puoi anche iscriverti nella mia newsletter e quindi puoi farlo tramite il mio blog www.studiotecnicopagliai.it. Un saluto da Carlo Pagliai.